Buongiorno mondo, oggi è il 3 marzo, sono le 11:20 e me ne vado a fare una passeggiata per Blocus, per vedere un po' com'è questo posto alle luci del mattino. È freschino, nel senso che se si cammina si sta bene, ma insomma l'arietta è abbastanza ghiaccia, e penso che come prima tappa vado al supermercato qui alla Spar, perché non mi funziona internet al telefono. Ieri ho preso una scheda danese e forse devo attivare qualche tipo di abbonamento, non lo so, insomma ora vado a sentire. L'anno scorso non la feci, quest'anno ho deciso di farla. Dopodiché vado giù per questa strada qua, perché mi ha detto ieri un collega che praticamente questa strada qua è quella che porta nei boschi e la volevo fare con la bicicletta, però stamattina avevo voglia di camminare, quindi me la faccio prima a piedi per una mezz'oretta, mica nulla di più. Poi vado al ristorante che sta là dietro e vado a vedere se c'è da fare qualcosa oggi, e quindi niente, si continua con l'avventura. A vederlo così sembra molto la periferia di Skagen, cioè la parte quella residenziale, quella carina. Certo non c'è un'anima viva è veramente tutto deserto. Ok, e qui c'è un bivio, in pratica c'è una piccola stradina qua così che sembra fatta per le biciclette, secondo me sembra proprio una di quelle tracce per andarci in bicicletta, fuori strada, mountain bike. E qua invece è la strada che continua e in fondo si cominciano a vedere gli abeti classici di questa regione. Quindi ora non lo so se andare per la stradina per la bici o continuare su questa. No vabbè, ha più senso che continuo con questa e poi magari oggi pomeriggio o domani prendo la bici e mi faccio quell'altra stradina lì, tanto entrambe portano verso il bosco. Ma queste casette qua che hanno il muschio sopra il tetto, qua, oh che paura, un uccello è volato appena ho detto una parola. Qua per terra c'è ghiacciato, qui, perché si vede che qua non c'è ancora picchiato il sole e quindi qua per terra è tutto ghiacciato. Questo è l'inizio di una foresta che verrebbe veramente voglia di andare a vedere nei dettagli. C'è questo piccolo muschio per terra, bellino bellino. Dà quasi l'idea che entri nell'ambientazione di una fiaba appena fai un passo verso questo bosco, foresta. Penso sia una foresta perché dalla mappa ho visto che si estende per un bel po'. E qua dall'altra parte della strada invece ci sono delle casettine. Bellina, che vorrei sapere quanto costa, perché a vederle sono eccezionali, sono proprio minimal, tutte più o meno fatte uguali, tutte nere, alcune hanno il tetto col muschio, non sono grandi, sono tutte comunque con i vetri. Vorrei sapere quant'è l'affitto, il costo di una di queste casette, perché sono belle, sono proprio desiderabili. Qua c'è l'inizio della foresta. Tracce di biciclette, quindi questo è un percorso che viene battuto in bicicletta. Non so quanto mi voglia addentrare stamattina qua, anche perché sono uscito giusto per fare una piccola passeggiata.
no, non avevo intenzione di andarmi a perdere nei boschi subito il secondo giorno che sono qua. Quindi ho detto faccio una passeggiatina. Ora è già forse un'oretta che sto camminando, quindi può cominciare anche a essere il momento di tornare indietro. Qui c'è già un bivio. No vabbè dai, devo trovare qualche coraggioso che venga con me qua di notte. Tanto un paio di torce potenti le ho portate. Devo un attimo vedere se qualcuno vuole fare un'esplorazione notturna in questa foresta. Penso che ci cagheremo in mano proprio in un modo assurdo. Proprio paura, 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 perché già fa paura di giorno. Già è abbastanza così di giorno. Però pensa come potrebbe essere di notte. No vabbè, va avanti per chilometri sicuramente. Vabbè, io torno indietro, poi magari guardo bene dalla mappa dove porto, dove spunto, e poi forse è meglio che me la faccio con la bicicletta. La bicicletta ho tipo 50 km di autonomia, quindi anche andasse avanti per 25 km avrei sempre abbastanza corrente elettrica per tornare indietro. Poi se finisce la corrente elettrica uno può sempre pedalare, quindi cioè, a piedi non rimani. Poi voglio anche vedere un attimo qual è la fauna animale qua, perché l'ultima cosa che vorrei è imbattermi in un branco di lupi. Ora se è un branco di lepri, uno visto ci può anche stare. Se sono dei cerbiatti, ok. Lupi, uno ne farebbe anche a meno. Ok, allora, oggi ho deciso di andare a fare un giro in bicicletta. È l'1:11 e è il 5 marzo. La temperatura qui fuori è tipo 3-4 gradi. Penso che andrò nella foresta a fare un giro a vedere com'è il discorso.
Ok, allora alle mie spalle un lago fantastico, l'avevo visto sulla mappa infatti ed era proprio quello che stavo cercando. È ghiacciato, c'è l'acqua ghiacciata sopra, bellissimo. Io intanto ho lasciato un attimo la bicicletta là, tanto c'è qualche persona, ma dubito fortemente che qualcuno me la tocchi, perché ovviamente siamo in Danimarca. E ho visto questo pezzettino qui di foresta che proprio è adiacente al lago e ho detto magari mi faccio una piccola camminata, mi addentro leggermente dentro questo posto per vedere un attimo com'è. Però lo so, sembrerò un fifone, ma giuro che appena ti addentri leggermente dentro questa foresta, subito hai la sensazione di wow, potrebbe saltare fuori qualcosa da un momento a quell'altro. Forse in camera non rende, perché in camera ho visto che tende un pochino a sovraesporre, però è molto più buio di quello che sembra in video. E anche questo è tipo un percorso probabilmente da fare a piedi e uno può andare avanti chissà per quanto, però cioè è da sogno proprio. Wow, mi sono appena accorto che sono tornato sulla strada dalla quale ero partito e non l'ho assolutamente fatto apposta. Devo aver fatto un giro tondo in pratica intorno a questa foresta con questi percorsi bellissimi e non volendo sono proprio rispuntato e me ne sono accorto ora perché ho riconosciuto questo panorama qui. E bello, 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 bello. Devo assolutamente cercare di fare tutti i giorni un giro così, tutti i giorni, perché è difficile da spiegare, ma mi sento di nuovo vivo. È freddo, freddo, faticoso, no, non completamente faticoso, perché comunque la bici elettrica ovviamente aiuta, però l'ho tenuta molto bassa l'assistenza, a 1 praticamente, quindi
in realtà dovevo pedalare quasi tutto il tempo, cioè tutto il tempo dovevo pedalare, però fondamentalmente avevo appunto la pedalata alleggerita, però non alleggerita al massimo, in pratica non era un motorino, dovevo comunque pedalare. Infatti le gambe un pochino ora mi tremano, però sto da Dio. Ora ho visto un piccolo percorsino qua sulla destra, visto che comunque è presto, ancora manca un quarto alle 2, magari vado a vedere che c'è per il là. Ecco fatto. Wow. Se non si fosse capito mi sono piantato. Porco due. Mi sono fatto niente, sono solo ribaltato. Che ho provato a impennare e sono finito con la ruota davanti dentro un buco. Ok, va bene, nulla di grave, nulla di grave. Bicicletta a posto. Ok, si riparte. Stavo per dire, meno male che non mi ha visto nessuno. Quella figura di merda, ma poi in realtà stavo riprendendo tutto, quindi la figura di merda l'ho fatta ancora in maniera ancora più vasta. Ok, dai, si riparte, cioè, sperando di non volantare un'altra volta. Ok. Ecco, giusto la discesa ci voleva ora. Hello. Ok, in teoria dovrei essere tornato al punto di partenza, che va benissimo, perché almeno ora torno a casa, mi cambio, visto che sono tutto pieno di terra, e concludo la mia girata in bicicletta così.